Ho avuto la fortuna di non perdere mai da un'operazione immobiliare, ma sono andato in pareggio un paio di volte. Oggi voglio raccontarti di una di queste volte e dei 3 errori che ho fatto. Ma prima di iniziare, lascia che mi presenti: Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari sul libero mercato. Ma iniziamo subito dall'errore numero 1: ritenere un appartamento quello che in realtà non è. Mi spiego meglio. In questo caso specifico l'appartamento era sostanzialmente un bilocale più studio, ma era una combinazione ibrida perché era molto più grande di un classico bilocale, ma non era assolutamente un trilocale. Era un appartamento con un soggiorno spazioso, un bel bagno, una camera che però non era matrimoniale perché era inferiore ai 14 metri quadrati e una camera singola che però singola non era perché era sostanzialmente uno studio di 7 metri e mezzo. Qual è stato l'errore qui? È stato considerare questo appartamento, che era sostanzialmente un bilocale, come se fosse un trilocale, quindi come se fosse un appartamento con 2 camere da letto, ma non erano presenti queste 2 camere da letto. Ricordo ancora che l'agenzia ci disse che il prezzo di rivendita dell'immobile era intorno agli 80-85 mila euro, con una lavata di faccia. L'appartamento riceveva un sacco di richieste perché si presentava davvero bene in foto, però non ricevemmo il minimo segnale di un'offerta perché il prezzo era troppo alto, davvero troppo alto. Come ti dicevo, avevamo sbagliato la fascia di prezzo perché la fascia di prezzo più adeguata sarebbe stata intorno agli 80.000 euro, mentre noi pensavamo di chiudere intorno ai 100.000 euro. L'errore numero 2 è stato quello di passare a un'altra agenzia, ma soprattutto lasciarsi convincere da un altro agente che il prezzo poteva e doveva essere superiore. Qui una piccola storia divertente: questo agente con cui avevamo comunque chiuso altre operazioni lo chiamavamo Mister 100 perché praticamente, a prescindere da dove si trovasse l'immobile e a prescindere dal fatto che l'appartamento fosse stato meno valorizzato, l'appartamento comunque si vendeva a 100.000 euro. Era una cosa abbastanza divertente. La gente comunque era bravo a prescindere da questo appellativo perché acquisiva bene. Poi dovevamo un po' combattere sul prezzo di rivendita perché altre volte il mercato per fortuna aveva dato ragione a noi, però in questa situazione 100.000 erano esattamente i soldi che ci aspettavamo da questo appartamento, sbagliando, e ci lasciammo affabulare, intrigare, convincere da questo agente immobiliare. Mi promise di vendere l'appartamento intorno a quel prezzo. Ti lascio indovinare che cosa successe: l'appartamento faceva visite, ma purtroppo non si vendeva. E quindi arriviamo all'errore numero 3 di cui voglio parlarti, è l'ultimo errore di questa storia, ossia che facemmo eccessivi ribassi di prezzo. Se ricordo bene, arrivammo addirittura quantomeno a 4 ribassi. Invece di accettare la situazione, ovvero sia che sarebbe stato necessario un unico ribasso di prezzo, procedemmo a step, a scaglioni, fino ad arrivare a 4 ribassi. Insomma, partimmo da un prezzo di richiesta di 109.000 euro e arrivammo a un prezzo di richiesta di 86 o 87.000 euro e l'appartamento alla fine fu venduto a 83.000 euro. Quindi tutto questo per dire che l'operazione si chiuse sostanzialmente in pareggio, in realtà in positivo, ma di veramente qualche centinaia d'euro, quindi sostanzialmente un pareggio. Ma la cosa che mi preme sottolineare qui è che tutto nacque dal primo errore, cioè quello di fraintendere la fascia di appartenenza di prezzo dell'appartamento. Un appartamento bilocale che voleva essere venduto come se fosse a tutti gli effetti un trilocale. Da qui tutta una serie di problemi a cascata, tra cui chiaramente l'agente che acquisisce promette di vendere, come anche il numero eccessivo di ribassi. Spesso si trovano degli appartamenti che vengono venduti per quello che non sono. Mi è capitato più di qualche volta di vedere degli appartamenti venduti come tricamere, che avevano magari una camera da 12, una camera da 9 metri e uno studio da 7,5. Lì chiaramente se lo acquisisci non lo puoi rivendere come se fosse un tricamere, anche se a tutti gli effetti anche un appartamento che ha 3 camere singole è di fatto un tricamere, ma chiaramente il valore di mercato non è quello di un appartamento che ha 2 camere matrimoniali e una singola, ad esempio.
Quindi ti invito a fare bene attenzione a questa situazione, non fraintendere, non soltanto non sbagliare il prezzo di rivendita di mercato, ma anche a non considerare un appartamento per quello che non è e sperare di rivenderlo a un prezzo superiore. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.